Amici, buongiorno e bentornati sul canale Segreti da Chef. Nel video precedente abbiamo trattato e studiato come calcolare in modo preciso e scientifico la prima delle due grandezze fondamentali che vanno a regolare questa tecnica di cottura, che è la temperatura. In questo secondo video andremo a vedere come calcolare il tempo e analizzeremo tutti quanti i fattori che influenzano la scelta. Se vi piace quello che vi propongo e volete sostenere il canale in modo totalmente gratuito, oltre che a iscrivervi, vi invito a valutare, qualora ne avete bisogno, la possibilità di fare acquisti tramite il link di Amazon di attrezzature CBT e o attrezzature generali di cucina che trovate qua sotto nelle descrizioni e cliccando ed entrando nel mio canale Telegram, dove pubblico personalmente offerte vantaggiose. Come detto, tutto questo a voi non costerà assolutamente nulla di più, anzi potreste trovare delle super offerte, mentre a me Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale per avervi fatto pubblicità. Vi ringrazio in anticipo se ne farete uso. Ma ora torniamo all'argomento di oggi per capire come determinare il tempo di cottura al runner. Una volta che noi conosciamo il modo corretto di calcolare e valutare questi due fattori, quindi tempo e temperatura, di fatto avremo tutte quante quelle che sono le basi per poter iniziare a realizzare le nostre ricette, le nostre preparazioni nella piena consapevolezza di quello che avviene all'interno degli alimenti. Utilizzando la giusta combinazione di tempo e temperature, che sono le uniche due variabili che noi possiamo impostare all'interno del nostro runner e quindi quelle da cui dipende l'esito e la qualità delle nostre cotture. Allora, iniziamo subito con il vedere quali sono i fattori che influenzano il tempo di cottura di un alimento. Il primo dei fattori fondamentali che influenza il tempo è legato alla trasmissione del calore. Come già saprete, la conduzione del calore dell'acqua e dell'aria è molto diversa. Quindi la trasmissione del calore è un fenomeno fisico. Si tratta di come il calore, quindi una forma di energia, migra da un corpo più caldo a un corpo più freddo, nel caso specifico dall'acqua al nostro cibo, e come questa migrazione del calore provoca all'interno dell'alimento più freddo un aumento di temperatura. Ovviamente dobbiamo immaginare il nostro cibo come costituito da infiniti strati, quindi il calore inizierà a penetrare all'interno dell'alimento dallo strato più esterno, quello più a contatto con l'acqua calda, fino ad arrivare al cuore. Quindi il nostro tempo di trasmissione del calore è il tempo che noi dobbiamo attendere affinché il calore, penetrando all'interno dell'alimento, consenta che il centro, il cuore del nostro cibo, raggiunga la temperatura uguale o quasi uguale a quella dell'acqua. In questo modo noi saremo certi che tutta quanta la nostra carne, il nostro pesce, le nostre verdure avranno raggiunto la temperatura di cottura che noi abbiamo impostato. Il secondo elemento fondamentale è quello legato alla pastorizzazione, come abbiamo visto nel primo video. Per chi non l'avesse visto, vi invito a guardarlo cliccando sul link in descrizione e quello che vi compare qui sopra in sovraimpressione. La pastorizzazione è necessaria per rendere sicuri gli alimenti che consumiamo. Quindi, selezionata la temperatura, come abbiamo imparato a fare nel primo video, la dovremo mantenere per un tempo minimo, che è il tempo necessario a quella temperatura per uccidere tutti quanti o la maggior parte dei batteri che sono all'interno dell'alimento, per poterlo rendere sicuro. L'ultimo fattore è un fattore correttivo, aggiustamenti che noi andiamo a portare alla somma di questi primi due tempi, legato al tempo di raggiungimento del calore al centro e il tempo di pastorizzazione, che sono legati a dei fattori esterni derivanti prevalentemente dall'esperienza. Quindi degli aggiustamenti che noi andremo a fare per delle approssimazioni che adesso vi spiegherò, oppure semplicemente abbiamo deciso di voler lasciare più tempo alla cottura per ottenere una migliore gelificazione delle proteine solubili. Il fattore più difficile da calcolare, da capire, è quello legato appunto alla trasmissione del calore. Bisogna saper fare delle equazioni differenziali, calcoli logaritmi. Ovviamente non voglio in questo video fare un corso di matematica o di fisica, anche perché non sono né un matematico né tantomeno un fisico.
Quello che voglio è semplicemente spiegarvi e farvi capire il concetto. Ora in sovraimpressione comparirà una curva. Questa è una curva logaritmica che di fatto descrive come il cuore, il centro di un pezzo di carne, ad una temperatura iniziale di 5 gradi, immerso all'interno di acqua a 55 gradi, varia nel tempo. Quindi possiamo vedere che all'inizio, quindi al tempo zero, la temperatura si trova appunto intorno ai 4-5 gradi e già dopo 5-6 minuti noi abbiamo raggiunto una temperatura del centro del cuore di quasi 25-30 gradi. Quindi siamo già a metà della crescita che deve portarci fino al raggiungimento della temperatura di 55 gradi. Dopodiché questa curva piano piano si appiattisce, perché in realtà noi non potremo mai superare la temperatura di 55 gradi, perché ovviamente la trasmissione del calore avviene soltanto migrando da un corpo più caldo a un corpo più freddo. Quindi tanto più noi ci avvicineremo alla temperatura dell'acqua, tanto più lenta sarà la migrazione del calore, tanto più lentamente la temperatura della carne andrà a crescere fino ad arrivare a quasi appiattirsi, formando questo tipo di curva. Per arrivare a fare questa tabella ho eseguito diversi test sulle pezzature diverse, aiutandomi con la sonda wireless. Qua sopra in descrizione vi lascio il link di uno dei video dedicato. Quali sono i fattori che vanno ad influire sulla descrizione di questa formula? Sono molteplici e sono fondamentalmente la differenza di temperatura tra i due corpi, quindi nel nostro caso l'acqua e il nostro cibo. Sono un coefficiente di diffusità termica che di fatto corrisponde a delle caratteristiche intrinseche del nostro materiale. Praticamente la resistenza che il materiale, nel caso specifico la carne o il pesce, oppone contro la trasmissione del calore, un fattore geometrico che di fatto è derivato dalla forma del corpo che noi andiamo a immergere nel liquido e il suo spessore. Ora voi mi direte, come faccio io a fare ogni volta che voglio cucinare una fetta di carne, una bistecca, un calcolo logaritmico di questo tipo risolvendo delle equazioni differenziali? Ed evidentemente questo è molto complesso, se non impossibile. Bisogna utilizzare delle tabelle. Anche queste tabelle sono spesso complicate perché prevedono molte variabili. Quello che ho cercato di fare è approssimare tutte quante le grandezze che sono approssimabili e andare a definire una sola volta una tabella che noi possiamo consultare, che di fatto sarà legata soltanto a due fattori. Infatti la differenza di temperatura che noi avremo della cottura dei nostri cibi sarà sempre più o meno uguale. Ripeto, stiamo parlando di un'approssimazione e quindi ho stimato che noi utilizzeremo un'acqua che sarà sempre intorno ad una temperatura di 60 gradi, una temperatura iniziale del nostro cibo che sarà più o meno di 5 gradi, perché stiamo togliendo quella carne o quel pesce dal frigorifero prima di immergerla nell'acqua, ed è un valore che è fondamentalmente medio per tutti quanti gli alimenti. Quindi gli unici due fattori che rimangono variabili sono di fatto la forma e lo spessore del nostro cibo. Da questo studio ne ho fatto una tabellina che adesso vi faccio vedere qui in sovraimpressione e che vi spiego molto rapidamente, anche se è estremamente intuitiva. Assumendo la temperatura dell'acqua intorno ai 60 gradi, la temperatura del cibo intorno ai 5 gradi e un valore medio per il coefficiente di diffusità termica di quei due che sono le nostre proteine, mediamente i vari tipi di carne, vari tipi di pesce, otteniamo questa tabella dove possiamo vedere quant'è il tempo che noi dobbiamo ottenere espresso in ore e minuti, all'aumentare dello spessore per ogni tipo di forma. Per fare un esempio, se abbiamo una fetta di carne dello spessore di più o meno 3 cm e la temperatura di 60 gradi, ovvero quella dell'acqua a cui noi abbiamo impostato il runner, e il centro della nostra bistecca è a una temperatura di circa 5 gradi, il tempo sarà più o meno di 50 minuti. Possiamo vedere come con una forma sferica questi tempi sono molto più brevi, perché di fatto quello che succede nella sfera è che il calore riesce a penetrare attraverso il centro da tutte le direzioni e quindi c'è un raggiungimento della temperatura in modo molto più rapido, mentre idealmente, pensando a una fetta di carne
una costa bidimensionale, che quindi in realtà il calore non penetra dall'alto al basso, il tempo di raggiungimento è più lungo perché è come se il calore penetrasse soltanto da due direzioni. Questa tabella riassume tutto quello che dovete sapere per stimare il tempo di raggiungimento della temperatura al cuore. Questo non è il tempo di cottura, questo è il tempo che la temperatura impostata nel runner ci permette di raggiungere il cuore del nostro cibo. Il secondo tempo, che quindi noi dovremo andare a sommare al tempo di raggiungimento della temperatura al centro, è il tempo di pastorizzazione. Il tempo di pastorizzazione lo avevamo già visto nel video precedente. Vi ripropongo adesso in sovraimpressione il grafico che avevamo studiato nel video legato alla temperatura. Questa è una serie di curve ottenute in modo concreto per le carni rosse, per le carni bianche e per il pesce. Noi abbiamo tre curve di pastorizzazione diverse che identificano per quanto tempo noi dobbiamo mantenere una determinata temperatura al fine di uccidere la maggior parte dei batteri che sono all'interno di quell'alimento per renderlo sicuro e commestibile. Se noi stiamo cuocendo una bistecca di carne rossa da 3 cm, sappiamo che dopo 50 minuti abbiamo raggiunto il centro. Dopodiché dobbiamo aspettare ulteriore tempo per pastorizzare questo alimento. Se ad esempio stiamo cuocendo ad una temperatura di 57 gradi, possiamo vedere che il tempo di pastorizzazione della curva rossa è di circa 40 minuti. Quindi andremo a sommare ai 50 minuti che impieghiamo per raggiungere la temperatura al centro, ulteriore 40 minuti per ottenere la pastorizzazione, ottenendo un tempo minimo di cottura a circa un'ora e mezza. Ora questo è un tempo già sufficiente per cuocere un alimento, ma è consigliabile aggiungere ulteriore tempo che deriva da una serie di valutazioni che ognuno di noi, con un minimo di esperienza, riuscirà a fare. Ad esempio vi faccio un'osservazione. Abbiamo detto che stiamo cuocendo ad una temperatura di 56 o 57 gradi. In realtà la tabella realizzata è ipotizzata per una temperatura di 60 gradi. Quindi quando noi cuociamo ad una temperatura leggermente più bassa di 60 gradi, potremo stimare che il tempo di raggiungimento al centro della temperatura è un pochino più lungo. Quanto lungo? Ovviamente questo dipende dalle stime che ne facciamo. Però trattandosi di un'approssimazione abbastanza esatta, io direi che anziché considerare 50 minuti, possiamo considerare ad esempio un'ora. Allo stesso modo potremmo fare delle approssimazioni nel modo inverso, cioè stiamo vedendo, secondo la tabella che vi ho mostrato, che la carne ha una temperatura iniziale di 5 gradi, magari noi quella carne non l'abbiamo appena tirata fuori dal frigo, ma l'abbiamo lasciata ad una temperatura ambiente nella nostra cucina per mezz'ora, prima di inserirla nell'acqua. Anche se questo procedimento è assolutamente sbagliato e vi consiglio di non farlo. E quindi avrà una temperatura magari di 15-20 gradi. È probabile che il tempo di raggiungimento della temperatura al centro sarà più breve, quindi questi fattori vi aiuteranno ad andare a correggere il tempo totale che possiamo ottenere tramite la tabella e tramite il grafico in modo corretto. Il mio suggerimento quindi è quello di non accorciare mai il tempo, utilizzare sempre un fattore correttivo positivo, quindi il tempo minimo di cottura, che è il tempo di raggiungimento delle temperature al centro che otteniamo dalla tabella. Il tempo di pastorizzazione, la somma di questi due tempi non dovrà mai essere diminuita. Tenetevelo sempre come il tempo minimo. Questo tempo lo possiamo allungare, magari anche raddoppiare, ma non diminuirlo. Come aumenteremo questo tempo dipenderà dalla nostra esperienza. Per esempio, sappiamo che alcuni alimenti hanno un grande contenuto di collagene, quindi vogliamo gelatificare questo collagene. Lasceremo un maggior tempo alla cottura per lasciare più tempo a queste proteine solubili di gelificare, quindi rendere la nostra carne più morbida. Allo stesso tempo sappiamo che se questo tempo è estremamente lungo rischiamo di perdere succosità, perché i liquidi che andiamo a perdere durante la nostra cottura aumenteranno. Quindi dovremo trovare il giusto compromesso legato fondamentalmente all'esperienza che ci permette di aggiustare
questo tempo minimo che noi calcoliamo in modo scientifico, anche secondo quello che è il nostro gusto. Il mio suggerimento è un fattore correttivo che fondamentalmente somma un 20-25% al tempo minimo. Quindi, se io ottengo un tempo minimo, per esempio di un'ora, che io ci aggiungo altri 15 minuti circa, se ottengo un tempo di cottura di 10 ore, io faccio 12 ore. Andando ad aumentare il tempo calcolato di un 20%, normalmente non sbagliate, però ricordate sempre che il tutto dipende da moltissimi elementi che imparerete a conoscere man mano che andrete avanti con questa tecnica di cottura. Spero che in questo video sono riuscito a spiegarmi bene. Se così non fosse, vi invito a scrivermi qua sotto nei commenti. Spero anche che le tabelle e i grafici che vi ho mostrato vi tornino utili. Se anche questo video è stato di vostro gradimento, non dimenticare di mettere un bel like e di condividerlo con i vostri amici. Se ancora non lo avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Aiuterete me e il canale a crescere e farete un grandissimo regalo a voi stessi con un gesto totalmente gratuito. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo video. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!